Ciao ragazzi, oggi sono in una situazione del tutto particolare, per me abbastanza interessante, una scoperta, una prova. Sono qui a San Martino Siccomario, a 2 passi da Pavia, e mi trovo alla concessionaria Moto Guzzi Piaggio Aprilia Storti. Cosa sto per fare? Sto per provare la V85 TT. Il mio intento sarebbe quello di provare la Travel, ma non è possibile fare il test ride sulla Travel e quindi lo farò sull'altra versione, su quella intermedia. Ma la cosa abbastanza, un po' curiosa che voglio condividere con voi è da quale moto sto scendendo in questo momento, e quindi quello che sarà un po', il mio paragone in termini di impostazione, caratteristiche e via di seguito con la V85. Il paragone sarà questa qui. Questa è la mia Africona, è una RD07 del 2002. Ovviamente se dovessi pensare ad un passaggio V85 TT lo farei esclusivamente con l'intento di lasciare la mia Honda Africa Twin e salire sulla V85 TT. Per me è molto importante oggi provare la postura di guida, provare le sensazioni di guida. Non sono un tester, quindi il mio intento è semplicemente condividere con voi, in questo che è un canale di viaggi, quelle che sono le sensazioni e quale potrebbe essere eventualmente il mio punto di vista condiviso genuinamente con voi rispetto a ciò che provo salendo su una V85 TT passando da un Africa Twin appunto del 2002 RD07A, quindi una 750. La moto che proverò è esattamente questa. Il mio intento era quello di provare una versione Travel, però le caratteristiche sono assolutamente simili. Sicuramente farò un confronto, e ve lo dirò alla fine, su un po' tutto a livello generale. Non parlerò necessariamente di aspetti tecnici, non sono una persona così competente per farlo, ma sicuramente cercherò di esprimere il mio punto di vista, se vogliamo, dall'osservatorio del viaggiatore, quindi di colui che pensa a una moto come a un mezzo da caricare, un mezzo che possa dare un certo comfort di guida, un mezzo con caratteristiche che possano in qualche modo permettermi di avere concretamente la percezione del passaggio a un qualcosa in termini di mezzo, di ciclistica e di comfort di guida, se vogliamo, migliore rispetto al mezzo che lascio alle mie spalle. Eccomi, qui sono entrato nello showroom e questa è la versione Travel, quindi il confronto fondamentalmente deve essere più orientato su questo mezzo in termini di conformazione, caratteristiche, eccetera eccetera. Benissimo, accendiamo una Moto Guzzi, la prima Moto Guzzi della mia vita che provo ad accendere. No, non è vero, avevo già utilizzato una Stone. Proviamo a vedere qual è la sensazione di accensione della V85 TT. Si parte, ragazzi. Bene, qui abbiamo lo schermo che ci segnala un po' tutto. E la Madonna, si ha subito proprio l'accensione vibrata. L'accensione con vibrazione. Bene, sono emozionato. Dopo averla vista un sacco di volte in tutte le foto, vediamo come va. Si parte. Un attimino prendere le misure con la ciclistica di questa moto e capire un po' come mi trovo, che cosa significa essere su questa sella e su questo mezzo. È come se avessi la sensazione che c'è una predisposizione ad andare giù sicuramente diversa rispetto all'Africa, questo lo percepisco subito. Centimetri di differenza tra averceli e non averceli, perché in questo
caso ho la schiena un po' inclinata in avanti. Vado? Adesso vorrei aprire un attimo per vedere come si comporta. Allora, sicuramente mi sembra tutto molto più ridimensionato, più piccolo rispetto all'Africa, anche in termini proprio di cruscotto, di visione qui che ho davanti. Dicevo, ho una comodità che percepisco sicuramente tantissimo in termini di sella, mi fa veramente piacere, me la sento comoda. Le gambe sono sicuramente più flesse rispetto all'Africa, però comunque è una posizione che mi va bene, non mi disturba. Ecco, sicuramente, ripeto, sento un po' questa differenza legata all'altezza del manubrio, paragonandolo all'impostazione che ho sull'Africa, che è un pochino più eretta. Voglio aprire un attimo per sicuramente molto bello il motore, mi piace molto l'erogazione, percepisco davvero questa erogazione pastosa e molto molto godibile. Ecco, in questo momento tra l'altro ci troviamo per quello che si può vedere, con lo sguardo sull'Oltrepò Pavese. Si vedono da lì le colline dell'Oltrepò Pavese. Adesso facciamo un po' questa piccola piega. Devo dire prontissimo, è pazzesco. Ovviamente sul sistema frenante passo da una moto con 22-23 anni di età, quindi ovviamente una concezione completamente diversa, molto meno pronto, più lungo, è una guida diversa, insomma, senti molto di più ogni cosa, ogni elemento della strada, ma questo ovviamente con i suoi aspetti positivi e negativi, non è assolutamente un demerito, non è assolutamente un demerito. Che ti dà, secondo me, il giusto di quello che ti serve, ha una sua sobrietà, oltre che ovviamente una sua forte connotazione e identità. Guardate che bello questo campo con i papaveri, è veramente molto molto bello. Dicevo, ha una sua connotazione, una sua sobrietà, una sua identità. Adesso non so dove stiamo andando qui, mi fermo per capire se possono procedere. Posso andare? Qui stiamo facendo un po' di
sterratino. Ecco, vediamo un po' come va sulle pedane. E qui stiamo arrivati sull'argine, ragazzi, sull'argine, guardate che meraviglia. Sto andando veramente piano, però devo dire che veramente ho un pieno controllo del mezzo, non sono con la ruota da 21 evidentemente, però è veramente piacevole, devo riconoscere che è veramente piacevole. Ci sono ovviamente degli aspetti che condividerò più tardi, voglio prima adesso godermi questa guida. Ci sono degli aspetti che possono fare la differenza dal punto di vista proprio dell'uso turistico, di conseguenza anche della possibilità di caricare in un certo modo la moto. E intanto chi mi precede davanti a me nella concessionaria Storti sta andando con una bella Stelvio 2024. E noi stiamo facendo invece questo bellissimo argine, facendo ovviamente molta attenzione alla ghiaia, però mi mancava l'idea della possibilità di fare un test ride addirittura sullo sterrato. Wow ragazzi!
riconoscere che questa sfasatura del serbatoio e i cilindri ti danno veramente un senso di protezione ed è come se la indossassi questa moto. Davvero uso questa parola, è come se tu a un certo punto la calzassi, la indossassi, perché ti ci metti dentro. Se non sei seduto questa percezione non ce l'hai, davvero non ce l'hai. Cosa dire? È veramente un mezzo tranquillo, semplice, ideale per chi vuole un mezzo tranquillo per realizzare i suoi viaggetti e secondo me può avere, come dire, una doppia tipologia di target. Motociclisti che a un certo punto, e qui mi ci includo, ne hanno provate un po', hanno provato mezzi anche più importanti, più grossi in termini di cilindrata e di dimensioni. Nel mio passato ci sono due BMW GS, un 1150 e un 1200 Adventure. Questa non ti dà alcuna sensazione di esagerazione e quindi lo considero veramente un vantaggio, e può essere assolutamente un vantaggio anche per il motociclista un pochino più neofita che si sta avvicinando e non vuole la moto stratosferica. Allora ragazzi, sono ritornato ed eccoci qui con la mia Africa. Quindi ragazzi, sicuramente ci sono degli aspetti che mi interessano moltissimo di quella moto. È una moto con uno stile un po' più classico, non esagerata, ecco, per cui è un po' quella via di mezzo giusta come moto da enduro e moto da viaggio. Ovviamente è una moto che in questo momento non mi trasmette nulla, proprio perché ho purtroppo questa deformazione, questo occhio che mi va a ricadere su quella moto che è quella che vedete al mio fianco, la Marco Polo, che ha tutta una sua storia di strada, chilometri, incontri e polvere che ha visto in tanti anni. Ovviamente è una moto che forse, se customizzata e settata in un certo modo, potrebbe essere davvero una gran moto da viaggio. Quali sono le mie conclusioni? Do un voto sicuramente molto alto, non mi va di dare il numerino, ma sicuramente il voto è molto alto, non ha deluso le mie aspettative. Avrei sinceramente avuto più piacere di provare la Travel proprio per capire meglio determinate cose, ma la ciclistica è la stessa. È stato un piacere provarla, ho visto davvero quegli aspetti, ho ritrovato quegli aspetti che un po' cercavo, no? Quindi quel piacere del motore, quel motore pastoso e godibile che ovviamente quando ti metti su una strada e vai puoi andare e non te ne accorgi. Non ho avuto la possibilità di testare tutta la sua cavalleria, sono i suoi bei 80 cavalli, proprio perché abbiamo fatto delle strade dove potevo andare, ho tirato al massimo a 80 km/h, ma quando aprivo vedevo appunto che aveva una bella reattività. E quindi con questo concludo questo mio piccolo test, questa mia piccola esperienza che condivido con voi. Nulla di tecnico, ma semplicemente di sensazioni e proiezione di questo mezzo su strade e su viaggi. Voto assolutamente positivo, pollice verso l'altro, non ho nulla da dover riconoscere a nessuno, per cui queste sono sempre delle sensazioni, dei punti di vista molto sinceri e molto genuini che spero voi apprezzerete. Alla prossima! Cari amici, eccomi qua con le conclusioni finali. Bene, lo ammetto, ci ho riflettuto a lungo e nonostante fosse veramente tanta la tentazione di passare ad una più moderna Moto Guzzi V85 TT versione Traveler, ho deciso di non vendere la mia amata Africa Twin. Che pazzo, direte? Boh, non lo so. La V85 TT è sicuramente una moto più confortevole, tecnologicamente più avanzata, ma ci sono delle emozioni profonde e indescrivibili che la mia Africa Twin può darmi. Non prendetemi per pazzo, questa moto non è solo un veicolo per me, ma un prolungamento delle mie emozioni e della mia visione del viaggio. Ogni chilometro percorso insieme ha creato un legame speciale,
fatto di avventure indimenticabili, di momenti in cui mi ha portato sempre a destinazione, fedelmente, senza mai tradirmi. Questa moto ha vissuto con me innumerevoli storie, superando difficoltà e regalandoci, reciprocamente, esperienze uniche. Fatemela pensare così. Venderla sarebbe un po' come voltare le spalle a un compagno di viaggio o compagna di viaggio che è sempre stata al mio fianco. Per questo motivo ho deciso di mantenere la mia Africa Twin. Nonostante le sue imperfezioni, continuerà a far parte della mia vita, a darmi emozioni e soddisfazioni. Piuttosto affiancherò alla mia Africa Twin un altro mezzo, più leggero, sicuramente ben più economico rispetto alla V85 e più da esplorazione anche fuoristradistica, per vivere altre avventure in modo diverso e complementare all'Africona. Grazie a voi per il continuo supporto, spero che possiate comprendere e condividere il mio legame speciale con la mia vecchietta e continuate a seguirmi nelle mie future avventure, sia con la mia amata Africona che con il nuovo mezzo che prima o poi, presto, magari, arriverà e entrerà a far parte della famiglia. Fatemi sapere che cosa ne pensate scrivendo la vostra idea nei commenti in basso, ci vediamo presto per altri viaggi e avventure.